Oggi siamo qui con Clementina Pavoni, membro ordinario dell'AIPA con funzione didattica e della IAP, membro dell'AIL, Laboratorio Analitico delle Immagini, e FILO, Pratiche Filosofiche. Ha collaborato alla redazione di studi junghiani ed è redattrice della rivista di psicologia analitica. Utilizza nel lavoro clinico il gioco della sabbia. Il suo ultimo libro è Il signor Alonso e la volpe giapponese, un caso clinico nel gioco della sabbia, uscito a settembre del 2022 per Inaudi. Lavora e vive a Milano. Clementina, in che modo ha a che fare con il gioco della sabbia la pratica analitica? Grazie Geraldina per questa domanda, perché entriamo subito nella stanza d'analisi. Allora, la stanza d'analisi delle persone che utilizzano il gioco della sabbia è leggermente diversa dalla classica stanza d'analisi, con due poltrone, chi ha il divano, i tavolini, magari lo scrittoio. Nella stanza d'analisi di un analista che utilizza il gioco della sabbia c'è un tavolo con due sabbiere, cioè due cassette azzurre, e dentro la sabbia, e alle pareti una serie di oggettini, di miniature di più o meno questa dimensione, che rappresentano l'esistente del mondo, cioè ci sono animali, ci sono casette di ogni tipo, personaggi, pietre, foglie, oggetti della natura, muschio per esempio, e quindi c'è qualche cosa che dall'esterno entra direttamente nella stanza d'analisi, entra il mondo, e questo comporta certamente un atteggiamento diverso, è un'apertura. E tutti questi oggettini a che cosa servono? Ovviamente si invita chi è predisposto, disposto, desideroso di utilizzare il gioco della sabbia, avvicinarsi alla sabbiera e a costruire un paesaggio all'interno della sabbiera. Si può modellare la sabbia e si può, con tutti gli oggettini che sono negli scaffali, creare un paesaggio. Questo poi viene fotografato e rimane nella memoria e nel rapporto, nella relazione tra analista e analizzante. Quindi la creatività attinge a risorse interne, non razionali, che chiedono di esprimersi? Sì, perché nel fare, nel costruire il paesaggio all'interno della sabbiera si attinge a un pensiero, a un pensiero che è costruito di immagini e non di parole. C'è una frase molto bella in La funzione trascendente di Jung, dove si legge: spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto intorno a cui l'intelletto si affanna inutilmente. Nella costruzione, nella scrittura del caso clinico del signore Alonso, ho seguito proprio due binari: il binario delle parole, delle narrazioni e degli stati d'animo e degli stati mentali estremamente dolorosi e con una dose massiccia di disperazione, soprattutto di rabbia e di odio verso se stesso, che è durato per molti anni e che ha reso davvero difficile la vita quotidiana del signor Alonso. Viceversa, quando desiderava e quando si concedeva di avvicinarsi alla sabbiera, c'è una narrazione diversa, una narrazione per immagini, dove per esempio dalla calamita iniziale si arriva alla panchina davanti al sagrato della chiesa, e lì c'è una storia che può parlare anche di uscita dal dramma, che dall'uscita dal vissuto traumatico, e che magari ripetendo le stesse scene, qualche cosa di diverso entrava, qualche cosa cioè di nuovo. Mi piace ogni tanto pensare che il gioco della sabbia sia un'arte povera, perché non c'è bisogno di essere bravi con il disegno,
men che meno con la scultura, anche se il signor Alonso ha costruito con le sue mani, con la creta, alcuni oggetti, ma questo è verso la fine del nostro lavoro. E si trova lì tutto, si mettono le mani nella sabbia, che è sempre qualcosa che riporta ricordi infantili, la sabbia delle nostre vacanze al mare, la sabbia che scivola tra le mani, che si può modellare e non si distrugge, si mantiene ferma nella sabbiera e costruendo, trovando le miniature, non c'è bisogno di farle, si trovano, si mettono lì e tutti sono capaci, anche le persone che hanno più difficoltà con la propria creatività possono accedere a un livello di creatività, cioè alla costruzione di qualcosa di nuovo che non si sviluppa con il pensiero logico, ma si sviluppa con un pensiero, magari possiamo definirlo un pensiero dell'anima. Hai intitolato questo tuo ultimo libro Il signor Alonso e la volpe giapponese. Come mai questo titolo? Sì, ti ringrazio per questa domanda che mi porta a parlare del Giappone. Il Giappone è l'Oriente, l'estremo Oriente, ed è un luogo mitico per il signor Alonso, e proprio dal Giappone a un certo punto ha portato delle piccole miniature di un procione e di una volpina, la volpina giapponese, che in giapponese si chiama Kitsune. È un personaggio molto importante, è un personaggio della mitologia, è uno yokai, un personaggio della mitologia giapponese, è un personaggio che racchiude dentro di sé caratteristiche positive, può essere di soccorso, di aiuto, un elemento di salvezza, una bella donna, perché si trasforma anche in donna, può essere invece qualcosa che è di birichino e di cattivo, che tira scherzi e cattivi colpi ai malcapitati. La possibilità di tenere insieme in uno stesso personaggio, che è entrato a un certo punto nei quadri di sabbia del signor Alonso, di tenere insieme gli elementi negativi e gli elementi positivi, ci rimanda un concetto davvero fondamentale di Jung, che è il concetto della conjunzione, di poter tenere insieme, contenere elementi diversi, elementi disparati e, come dire, un po' bonificare, un po' entrare in rapporto con gli aspetti cattivi e malefici anche del vivere. Sempre nel tuo libro Il signor Alonso e la volpe giapponese scrivi che il romanzo analitico ha bisogno di una costruzione a due, di qualcuno che sappia raccogliere, trattenere e riconoscere di volta in volta i passi di comprensione e accettazione della storia che viene narrata, e che in questo lavoro di accompagnamento la sabbiera può forse dare qualcosa in più. Puoi spiegarci in che modo? Sì, che cosa succede? La sabbiera presenta dei quadri di sabbia che sono una sequenza, una narrazione diversa, una narrazione per immagini. Una volta costruito il paesaggio nella sabbiera, l'analizzante lo sa, fa uno sguardo verso l'analista, che si alza e insieme si affacciano alla sabbiera. Sono tutti e due di qui della sabbiera, cioè la sabbiera è come una finestra a cui ci si affaccia a vedere qualche cosa che è nuovo. Queste immagini, questa rimane nella memoria, innanzitutto una memoria fotografica dell'analista, che poi dopo appunto può costruire una narrazione attraverso queste immagini, ma rimane qualche cosa nella memoria condivisa dell'analista e dell'analizzante, a cui magari si può tornare nel corso poi della terapia analitica più tradizionale. Diventa una relazione
un'emozione in cui si condividono non solo le parole ma anche le immagini e il ricordo di queste immagini, che sono immagini comuni. Nel sogno anche ovviamente ci sono le immagini, ma nel sogno le immagini vengono raccontate, non viste con gli occhi della memoria da parte dell'analista e dell'analizzante. Lì invece sono le stesse immagini e c'è uno sguardo comune, lo sguardo dell'analista e lo sguardo dell'analizzante su quello che le mani, appunto, che sanno a volte di più dell'intelletto, hanno prodotto e hanno voluto costruire. Mi fa piacere citare un'altra frase di Jung che mi sembra molto interessante e che deriva dal Libro Rosso, la cito un po' a memoria. Jung dice: capire è un ponte, spiegare a volte può essere un assassinio. Ecco, è un po' quello che accade quando analisti e analizzanti si alzano, stanno davanti alla sabbiera dove è stato costruito un paesaggio e cercano di comprendere, di tenere insieme, di tenere nella rispettiva memoria comune qualche cosa, ma non viene spiegato. A volte il silenzio è molto più incisivo di tante parole, perché è silenzio in cui due anime magari si toccano, hanno uno sguardo comune su qualche cosa che ha animato, ha toccato il sentimento. In questo tuo ultimo libro ci racconti il tuo incontro personale con il gioco della sabbia e scrivi: dalla purezza della Tolkien Kur ci si ritrova in una realtà tutta concreta, fatta di cose e movimenti. Puoi raccontarci questo passaggio? Grazie Geraldine, non è una domanda facile, perché non è stato per me facile concedermi il gioco della sabbia. Ho sempre sentito parlare del gioco della sabbia da quando ho iniziato il percorso di formazione all'AIPA, ovviamente, ma non me lo sono mai concesso, ho dovuto veramente aspettare molto tempo, non so dire esattamente per quale motivo, ma certamente perché, come dicevo prima, è un mondo che entra nella stanza dell'analisi e è un mettersi in gioco, certamente dell'analizzante che va lì e fa le sue cose, ma anche dell'analista, e soprattutto ovviamente ho iniziato io a avvicinarmi e a fare una formazione analitica del gioco della sabbia con Paolo Aite. È qualche cosa che mi sono concessa, diciamo pure in tarda età. Innanzitutto c'è la parola gioco, che è una bellissima parola, ma anche forse un po' in contraddizione con la professionalità che dobbiamo acquisire all'inizio del nostro lavoro, che ci mette sempre un po' almeno io in imbarazzo. E poi anche il cambiamento, come dicevo prima, dello studio al posto dell'opera omnia di Jung, di Freud, di tutti i grandi analisti. Cosa c'era? Si tolgono dalla libreria i libri e si mettono dei pupazzetti, ma dove siamo? Dove andiamo a finire qua? Quando però ho iniziato a fare le mie prime sabbie, ho capito che davvero le mie mani mi insegnavano qualche cosa, e davvero è stato come un riepilogo di tutto il percorso analitico precedente e un'apertura appunto a un piano della creatività delle immagini, perché le immagini catturano, perché le immagini ci svelano cose e soprattutto sentimenti ed emozioni che difficilmente si esprimono con il pensiero, con le parole, che difficilmente noi anche conosciamo di noi stessi. Quali indicazioni daresti a chi voglia intraprendere una formazione allo svolgimento della psicoterapia con il metodo del gioco della sabbia? In parte l'ho già detto, bisogna fare un'esperienza diretta con la sabbiera, con un analista che abbia il gioco della sabbia nel suo studio, nella sua stanza d'analisi. È un'esperienza molto appunto toccante, importante, e poi
fatta questa esperienza di formazione. Ci sono poi dei corsi, il LAI organizza dei momenti di studio e dei seminari, ma lo studio è importante, ma non basta ovviamente, c'è bisogno di mettere le mani nella sabbia e capire sulla propria pelle che cosa può provare l'analizzante, il paziente che si mette lì a giocare un po' per conto suo e un po' poi ci mostra quello che ha fatto. È anche un tornare un po' bambini, ma questo lo dice anche Jung in Ricordi, Sogni e Riflessioni, quando parla del suo gioco con i sassi sul lago di Zurigo, a Kusnak. Il tuo libro è suddiviso in due parti. Nella prima parte c'è una narrazione del caso clinico del signor Alonso, e la seconda parte invece è caratterizzata da questo quaderno dell'analista. Puoi spiegarci meglio questa suddivisione che hai fatto in due parti? Sì, il libro è proprio diviso in due parti ed è un po' quello che avviene nell'accogliere, nel cercare di comprendere nel lavoro analitico quello che porta l'analizzante, perché c'è un ascolto ovviamente che è alle parole, c'è uno sguardo nel gioco della sabbia che è lo comune sguardo alle creazioni e ai quadri di sabbia, ma nella mente dell'analista si attiva anche un'altra parte che è quella dei riferimenti teorici. Non solo, per me contano non soltanto i riferimenti teorici classici della psicoanalisi e dei nostri, come dire, studi che nelle nostre associazioni portiamo avanti, ma anche, per esempio, romanzi letterari. Infatti parlo anche di Joshua, di Mendelssohn, che è un grande scrittore americano, non musicista, e vengono citati in questo caso però dal signor Alonso anche dei miti greci e un cambiamento che il signor Alonso percepisce dal mito di Edipo al mito di Ulisse. Quindi sì, è un po' come lavoro, da una parte raccolta dei dati, parole e quadri del gioco della sabbia, e dall'altra l'ascolto indiretto da qualche parte della propria testa, del proprio pensiero, delle associazioni teoriche. Ringraziamo Clementina per averci dato la possibilità di approfondire queste tematiche sul gioco della sabbia attraverso queste finestre di riflessione che ci auguriamo possano stimolare ulteriori approfondimenti. Grazie a te Geraldina che mi ha dato la possibilità di parlare insieme con molto piacere di questo librino.